Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Esmeron MSD Italia SRL. Ultimo aggiornamento, 28 marzo 2022. Cos'è Esmeron? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Esmeron durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Esmeron? Esmeron ha un farmaco a base del principio attivo rocuronio bromuro, appartenente alla categoria degli imiorilassanti e nello specifico altri composti ammonici quaternari. È commercializzato in Italia dall'azienda MSD Italia SRL. Esmeron può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Esmeron 50 mg/5 ml Soluz. Iniet. Per EP 10 flaconcini 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: MSD Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: rocuronio bromuro. Gruppo terapeutico: miorilassanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Esmeron è indicato in pazienti adulti e pediatrici, da neonati a termine ad adolescenti da 0 a 18 anni, come coadiuvante in anestesia generale per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione standard ed ottenere il rilassamento dei muscoli scheletrici nel corso dell'intervento chirurgico. Negli adulti Esmeron è inoltre indicato per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione in sequenza rapida e come coadiuvante nelle unità di terapia intensiva, UTI, per facilitare l'intubazione e la ventilazione meccanica. Posologia: come per gli altri biorilassanti, la somministrazione di Esmeron deve essere praticata o supervisionata soltanto da un medico esperto che conosca l'azione e le modalità di uso di questi medicinali. Come per gli altri biorilassanti, il dosaggio di Esmeron deve essere stabilito caso per caso. Nello stabilire la dose devono essere prese in considerazione il tipo di anestesia, la durata prevista dell'intervento, il metodo di sedazione e la durata prevista della ventilazione meccanica, la possibile interazione con altri medicinali che vengono somministrati in concomitanza e le condizioni del paziente. Si consiglia l'uso di una tecnica di monitoraggio neuromuscolare adeguata per valutare il blocco neuromuscolare e il recupero. Gli anestetici per inalazione potenziano l'effetto di blocco neuromuscolare indotto da Esmeron. Comunque, questo potenziamento diventa clinicamente rilevante nel corso dell'anestesia, quando le sostanze volatili hanno raggiunto le concentrazioni tissutali necessarie per questa interazione. Di conseguenza, gli aggiustamenti posologici con Esmeron devono essere fatti somministrando dosi di mantenimento più piccole ad intervalli meno frequenti o usando velocità di infusione inferiori in caso di interventi di lunga durata, oltre 1 ora, in anestesia inalatoria, vedere paragrafo 4-5. Negli adulti le seguenti dosi consigliate possono essere usate come guida generale per l'intubazione endotracheale, per il biorilassamento in interventi di durata da breve a lunga e per l'impiego nelle unità di terapia intensiva. Interventi chirurgici. Intubazione endotracheale. La dose standard per l'intubazione durante l'anestesia standard è pari a 0,6 mg/kg di peso corporeo di bromuro di rocuronio che in quasi tutti i pazienti è sufficiente ad instaurare entro 60 secondi le condizioni adatte per l'intubazione. Per facilitare l'intubazione endotracheale durante l'induzione dell'anestesia in sequenza rapida si consiglia una dose pari a 1,0 mg/kg di peso corporeo di bromuro di rocuronio che in quasi tutti i pazienti è sufficiente ad instaurare entro 60 secondi le condizioni adatte per l'intubazione. Se per l'induzione dell'anestesia in sequenza rapida si somministra bromuro di rocuronio la dose di 0,6 mg/kg di peso corporeo, si raccomanda di attendere 90 secondi prima di intubare il paziente. Per l'impiego del bromuro di rocuronio durante l'induzione dell'anestesia in sequenza rapida nelle pazienti sottoposte al taglio cesareo, vedere paragrafo 4-6. Dosi elevate. Se in particolare i pazienti dovesse rendersi necessaria la somministrazione di dosi più elevate di bromuro di rocuronio, è bene sapere che in sede operatoria sono state somministrate dosi iniziali fino a 2 mg/kg di peso corporeo senza che venissero osservati effetti avversi a livello cardiovascolare.
L'impiego di dosaggi elevati di bromuro di rocuronio riduce il tempo di latenza e prolunga la durata d'azione, vedere paragrafo 5.1. Dosi di mantenimento. La dose di mantenimento consigliata è pari a 0,15 mg/kg di peso corporeo di bromuro di rocuronio. In caso di anestesia inalatoria a lungo termine, la dose va ridotta a 0,075-0,1 mg/kg di peso corporeo. Le dosi di mantenimento devono essere somministrate quando l'ampiezza della risposta alla stimolazione neuromuscolare è tornata al 25% del valore di controllo, o quando sono presenti 2 o 3 risposte alla stimolazione con treno di 4 stimoli, train of 4, TOF. Infusione continua. Se il bromuro di rocuronio viene somministrato in infusione continua, si raccomanda di dare una dose di carico pari a 0,6 mg/kg di peso corporeo e, ai primi segni di recupero dal blocco neuromuscolare, di iniziarne la somministrazione per infusione. La velocità di infusione deve essere regolata in maniera tale da mantenere l'ampiezza della risposta neuromuscolare al 10% del valore di controllo o da mantenere 1 o 2 risposte alla stimolazione TOF. Negli adulti, la velocità di infusione necessaria a mantenere il blocco neuromuscolare a questi livelli varia da 0,3 a 0,6 mg/kg di peso corporeo. H, 1 in caso di anestesia endovenosa e da 0,3 a 0,4 mg/kg di peso corporeo. H, 1 nel caso dell'anestesia inalatoria. Si raccomanda di monitorare continuamente il blocco neuromuscolare, poiché a copyright la velocità di infusione varia da paziente a paziente e a seconda della tecnica usata per l'anestesia. Popolazione pediatrica. Per i neonati, 0-27 giorni, i lattanti, 28 giorni, 2 mesi, i bambini piccoli, 3-23 mesi, i bambini, 2-11 anni, e gli adolescenti, 12-17 anni. La dose consigliata per l'intubazione durante l'anestesia standard e la dose di mantenimento sono simili a quelle consigliate per l'adulto. Tuttavia, la durata di azione della singola dose per l'intubazione sarà più lunga nei neonati e nei lattanti rispetto a quanto avviene nei bambini, vedere paragrafo 5.1. Per l'infusione continua in pediatria, salvo che nel caso dei bambini, 2-11 anni, le velocità di infusione sono le stesse usate per l'adulto. Nel caso dei bambini di età compresa fra 2 e 11 anni potrebbero essere necessarie velocità di infusione superiori. Nel caso dei bambini, 2-11 anni, si consiglia pertanto di partire con la stessa velocità iniziale di infusione usata per gli adulti e quindi di regolarla successivamente in modo da mantenere l'ampiezza della risposta neuromuscolare al 10% del valore di controllo o da mantenere 1 o 2 risposte alla stimolazione TOF durante l'intervento. Nei pazienti pediatrici l'esperienza con il bromuro di rocuronio per l'induzione dell'anestesia in sequenza rapida è limitata. In questa categoria di pazienti si sconsiglia dunque l'uso del bromuro di rocuronio per agevolare l'intubazione endotracheale durante l'induzione in sequenza rapida. Pazienti geriatrici e pazienti con malattie epatiche o delle vie biliari o insufficienza renale. La dose standard per l'intubazione dei pazienti geriatrici e di quelli con malattie epatiche o delle vie biliari o insufficienza renale durante l'anestesia di routine pari a 0,6 mg/kg di peso corporeo di bromuro di rocuronio. Nel caso di induzione dell'anestesia in sequenza rapida nei pazienti per i quali si prevede una durata d'azione prolungata, deve essere considerata una dose da 0,6 mg/kg di peso corporeo. Indipendentemente dalla tecnica impiegata per l'anestesia, la dose di mantenimento consigliata per questa categoria di pazienti è pari a 0,075-0,1 mg/kg di peso corporeo di bromuro di rocuronio, con una velocità di infusione pari a 0,3-0,4 mg/kg di peso corporeo. H, 1, vedere infusione continua. Vedere anche paragrafo 4.4. Pazienti sovrappeso ed obesi. Quando il medicinale viene usato nei pazienti sovrappeso od obesi, definiti come pazienti con un peso corporeo di oltre il 30% superiore a quello ideale, il dosaggio deve essere ridotto prendendo in considerazione il peso corporeo ideale. Procedure di terapia intensiva. Intubazione endotracheale. Per quanto riguarda l'intubazione endotracheale, si faccia riferimento alle medesime dosi sopraindicate a proposito degli interventi chirurgici. Dosi di mantenimento. Si raccomanda la somministrazione di una dose di carico iniziale di bromuro di rocuronio pari a 0,6 mg/kg di peso corporeo, seguita dall'infusione continua non appena l'ampiezza della risposta si riporta al 10% o a partire dal momento della ricomparsa di 1 o 2 risposte alla stimolazione TOF. Il dosaggio deve sempre essere titolato in relazione all'effetto osservato in ogni singolo paziente.
Nei pazienti adulti, la velocità di infusione iniziale consigliata per il mantenimento di un blocco neuromuscolare dell'80-90%, presenza di 1 o 2 risposte alla stimolazione TOF, a pari a 0,306 mg/kg di peso corporeo.h, 1 per la prima ora di somministrazione, e dovrà poi essere ridotta nelle successive 6-12 ore in base alla risposta individuale. Trascorso questo periodo, la dose individuale necessaria rimane relativamente costante in ciascun paziente individuale. Da studi clinici controllati è emersa una spiccata variabilità individuale della velocità oraria di infusione, che varia in media da 0,2 a 0,5 mg/kg di peso corporeo.h, 1 a seconda della natura e dell'estensione dell'insufficienza d'organo, dei medicinali somministrati in concomitanza e delle caratteristiche del singolo paziente. Per assicurare il controllo ottimale del paziente è vivamente consigliato il monitoraggio della trasmissione neuromuscolare. È stata studiata la somministrazione per un periodo fino a 7 giorni. Speciali popolazioni di pazienti. Esmeron non ha indicato per facilitare la ventilazione meccanica in terapia intensiva nei pazienti pediatrici e geriatrici, poiché a copyright mancano dati su sicurezza ed efficacia. Modo di somministrazione. Esmeron viene somministrato per via endovenosa, sia come bolo che come infusione continua, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al rocuronio, agli ioni bromuro o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Poiché a copyright Esmeron determina la paralisi dei muscoli respiratori, per i pazienti trattati con questo medicinale è indispensabile la respirazione artificiale fino a quando non si ripristina la respirazione spontanea. Come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I seguenti medicinali hanno evidenziato un'influenza sull'intensità o sulla durata d'azione dei medicinali miorilassanti non depolarizzanti. Effetto di altri medicinali su Esmeron. Potenziamento dell'effetto. Anestetici. Allotano, etere, influrano, metossiflurano. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Esmeron durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Esmeron durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati clinici relativi all'esposizione al bromuro di rocuronio in gravidanza. Da studi su animali non emergono effetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza, lo sviluppo embrionale fetale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dal momento che Esmeron viene usato come coadiuvante in anestesia generale, per i pazienti ambulatoriali devono essere osservate le stesse precauzioni adottate in seguito ad anestesia generale. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse al medicinale osservate comunemente comprendono dolore e reazioni nel sito di iniezione, alterazioni dei segni vitali e prolungato blocco muscolare. Le segnalazioni di reazioni avverse gravi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio e di prolungato blocco neuromuscolare, il paziente deve rimanere in ventilazione controllata e sotto sedazione. In questa situazione ci sono 2 opzioni per l'inversione del blocco neuromuscolare. 1. Negli adulti, si può utilizzare Sugammadex per l'inversione di un blocco intenso e profondo. La dose di Sugammadex da somministrare dipende dal livello del blocco neuromuscolare. 2. Un inibitore dell'acetilcolinesterasi, neostigmina, idrofonio, piridostigmina o Sugammadex può essere utilizzato ai primi segni di recupero spontaneo in dosi adeguate. Qualora la somministrazione di anticolinesterasici non riuscisse ad antagonizzare gli effetti neuromuscolari di Esmeron, si deve continuare la ventilazione fino alla ripresa della respirazione spontanea. La somministrazione ripetuta di inibitori dell'acetilcolinesterasi può essere pericolosa. In studi condotti su animali, si è osservata una grave depressione della funzionalità cardiovascolare, che ha avuto come esito il collasso cardiaco, soltanto dopo la somministrazione di una dose cumulativa pari a 750 x da 90, 135 mg/kg di peso corporeo di bromuro di rocuronio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Miorilassanti ad azione periferica. Codice ATC M03H09. Meccanismo d'azione. Esmeron, bromuro di rocuronio, ha un miorilassante non depolarizzante ad azione intermedia e rapida latenza, dotato di tutti gli proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione per via endovenosa di una dose singola di bromuro di rocuronio in bolo, l'andamento della concentrazione plasmatica nel tempo segue 3 fasi esponenziali.
Nell'adulto normale, l'emivita media di dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto ad esposizioni considerate sufficientemente superiori all'esposizione massima nell'uomo, il che indica una scarsa rilevanza clinica. Non esistono modelli animali in grado di elenco degli eccipienti: sodio acetato, regolatore del pH, cloruro di sodio, acido acetico glaciale, regolatore del pH, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Esmeron a base di rocuronio dromuro sono Esmeron, rocuronio dromuro Salf, rocuronio ICM. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.